Benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo questo girocollo dal sapore un po' retro e raffinato. È un lavoro davvero facile e alla portata di tutti. Con pochi semplici passaggi riuscirete ad ottenere questo girocollo. Prima però di lasciarvi alla descrizione il materiale occorrente e al video tutorial, vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e attivare la campanellina che vi avviserà per ogni novità che andrò a pubblicare. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like, commentate e condividetelo. Per questo progetto avremo bisogno di cristallini da 4 mm che io ho già infilato precedentemente su un filato gioiello color oro numero 9. I cristallini che ho scelto sono questi cipria semi opachi e ne ho infilati circa 150. Alla fine della collana però vi dirò esattamente quanti ne avrò usati. Dopodiché avremo bisogno di cristalli più grandi da 6 mm da infilare a rosario. Anche questi vi dirò a fine collana quanti ne avrò utilizzati in tutto. Il colore che ho scelto è questo color sabbia, anche questi semi opachi molto belli. Dopodiché il solito cristallo di una misura un pochino più grande per fare la chiusura, però se volete utilizzare un bottone o una chiusura vera e propria a vostra discrezione. Ovviamente avremo bisogno anche di un ago infilaperle per poter infilare i cristallini, delle forbici e non possono mancare i nostri uncinetti. Per la lavorazione vera e propria andrò ad usare l'1,75 e uno più piccolo, in questo caso per me lo 0,90, in ogni caso per me è lo 0,90 per infilare i cristalli a rosario. Inoltre avremo bisogno di colla per bigiotteria ed eventualmente un ago da lana per poter chiudere il nostro lavoro, però se vi trovate con l'uncinetto va benissimo l'uncinetto. Inoltre ci tengo a precisare che sia i cristalli da 4 mm che quelli da 6 che i filati e la colla sono prodotti Temu. Con l'uncinetto numero 7 vado a iniziare il mio lavoro lasciando sempre una codina di circa 20 cm di filo, dopo andremo ad inserire la chiusura. Faccio il mio nodino iniziale e vado a realizzare 8 catenelle. Prendo 2 volte il filo sull'uncinetto ed entro nella catenella numero 4 partendo dalla prima, dal nodino iniziale. Quindi il nodino iniziale non lo conto e conto 1, 2, 3 e 4. Entro, prendo il filo, lo estraggo, vado a prendere 3 cristallini e faccio un punto altissimo compreso di cristallini. Quindi prendo il filo, avvicino bene il cristallino, scarico 2 asoline. Prendo un'altra volta il filo, avvicino per bene il cristallino e scarico le altre 2. Avvicino il terzo e ultimo e chiudo il mio punto altissimo. Aggiungo una catenella, 2 volte filo sull'uncinetto, entro tra il secondo e il terzo cristallo partendo dall'uncinetto, prendo il filo e vado a realizzare un altro punto altissimo con 3 cristallini. Quindi prendo un cristallino, scarico 2 asole, avvicino bene il secondo, scarico altre 2 asole e vado a chiudere il punto altissimo inserendo l'ultimo cristallo e scaricando le ultime 2 asoline. Aggiungo una catenella, 2 volte filo sull'uncinetto, entro tra il secondo e il terzo cristallo partendo dall'uncinetto e faccio un terzo punto altissimo con i cristalli inseriti. Quindi ne avvicino 3, ne porto ben vicino 1, carico le mie prime 2 asoline, porto vicino il secondo, scarico le altre 2 asoline, porto vicino il terzo e chiudo il mio punto altissimo. Eseguito questo modulo faccio 2 catenelle di separazione, allungo l'asola,
cambio l'uncinetto, vado a prendere un cristallo da 6 mm, lo inserisco, ricambio l'uncinetto, faccio una catenella, dopodiché torno indietro, entro nella prima catenella disponibile dopo il cristallo da 6 mm, entro e faccio un punto basso, aggiungo 2 catenelle di separazione più 4 per un totale di 6, 2 volte filo sull'uncinetto, entro nella catenella numero 2 partendo dal cristallo da 6 mm, prendo il filo, lo estraggo, avvicino 3 cristalli da 4 mm e vado a fare il mio punto altissimo scaricando a 2 con un cristallo inserito, un cristallo per ogni 2 asoline che scaricheremo. Faccio una catenella di separazione, 2 volte filo sull'uncinetto, entro tra il cristallo numero 2 e il numero 3 partendo dall'uncinetto, prendo il filo, lo estraggo, mi avvicino ai miei 3 cristallini e vado a chiudere a 2 con un cristallo inserito per ogni volta che chiudo le 2 asoline. Aggiungo una catenella di separazione, 2 volte sull'uncinetto e ripeto, entro tra il cristallo numero 2 e numero 3, prendo il filo, lo estraggo, vado a prendere i miei 3 cristallini, ne porto vicino uno, scarico 2 asoline, ne porto vicino al secondo, scarico le altre 2 asoline, porto vicino al terzo e vado a chiudere il mio punto altissimo. Vado a fare 2 catenelle di separazione, allungo la mia asola, cambio l'uncinetto, vado a prendere un cristallo da 6, lo inserisco, cambio l'uncinetto, faccio una catenella, torno indietro, nella catenella subito dopo al cristallo da 6 mm e faccio un punto basso. Aggiungo 6 catenelle, 2 di separazione e il resto saranno il nostro primo punto altissimo. Quindi abbiamo fatto un totale di 6 catenelle, 2 volte filo sull'uncinetto, entro nella seconda catenella partendo dal cristallo, prendo il filo, lo estraggo, mi assesto bene i fili sull'uncinetto, vado a prendere i miei 3 cristallini, avvicino uno, scarico 2 asoline, avvicino il 2, scarico le altre 2, avvicino il 3 e chiudo il punto altissimo. Una catenella, 2 volte filo sull'uncinetto, entro tra il cristallo 2 e 3, partendo dall'uncinetto. Prendo il filo, lo estraggo, mi avvicino ai miei 3 cristalli e vado a realizzare il mio punto altissimo inserendo un cristallo ogni 2 asoline che andiamo a scaricare. Catenella, 2 volte filo sull'uncinetto, entro tra il cristallo 2 e 3, partendo dall'uncinetto sempre. Prendo il filo, lo estraggo e vado a chiudere il mio punto altissimo scaricando a 2 le asoline e ogni coppia di asolina scaricata inserisco un cristallo, 2 catenelle di separazione, allungo l'asola, cambio l'uncinetto, vado a prendere un cristallo da 6 mm, lo inserisco,
lo blocco con una catenella, torno indietro nella catenella subito dopo il cristallo da 6 mm, faccio un punto basso, aggiungo 2 catenelle di separazione più 4, quindi ne abbiamo un totale di 6. Realizzate le 6 catenelle, 2 volte filo sull'uncinetto, entro nella catenella numero 2 partendo dal cristallo, prendo il filo, lo estraggo e vado a fare il modulino dei punti altissimi. Quindi faccio il mio primo punto altissimo, ogni volta che scarico le 2 asoline avvicino e inserisco un cristallo, catenella, 2 volte filo sull'uncinetto, entro tra il cristallo numero 2 e il cristallo numero 3 partendo dall'uncinetto, avvicino i miei 3 cristalli, vado a fare il mio punto altissimo, catenella di separazione, 2 volte filo sull'uncinetto, entro tra il cristallo numero 2 e il numero 3 partendo dall'uncinetto, vado a prendere i miei 3 cristallini e vado a fare il mio punto altissimo con i cristalli inseriti. Fatto il mio modulino, aggiungo le mie 2 catenelle, allungo l'asola, con l'uncinetto più sottile vado a prendere il cristallo da 6 mm, lo inserisco, ricambio l'uncinetto, faccio una catenella, torno indietro tenendo il cristallo sotto nella catenella precedente al cristallo da 6 mm, faccio un punto basso, poi vado a fare le mie 6 catenelle e vado a riprendere il lavoro dei punti altissimi. Il lavoro da fare è praticamente tutto questo e andiamo avanti finché non abbiamo completato la nostra collana. Essendo un girocollo sarà sempre una misura che andrà dai 45 ai 48, massimo 50 cm, però voi ovviamente la potete adeguare alla lunghezza che preferite. Ci vediamo quando sono arrivata alla fine. Sono arrivata all'ultimo modulo di lavorazione, quindi abbiamo iniziato con un modulo di punti altissimi e cristalli e quindi finiremo con il modulo di punti altissimi e cristalli. Faccio 3 catenelle, dopodiché andrò a creare l'asola, ne farò una decina di aggiuntive. E vado a inserirmi nella prima delle 10 catenelle, quindi o conto da qui e vado nella 10ª catenella partendo dall'uncinetto, oppure vado a fare, entro nella 4ª partendo dal cristallo. Vado a chiudermi con un punto bassissimo, vado a vedere se entra il mio cristallo, entra e va bene. Adesso faccio come faccio di solito, questo sistema che ho adottato, cammino con i punti bassissimi fino al primo cristallino utile, dopodiché faremo una catenella di sicurezza e andremo a nascondere i fili. Sono arrivata al cristallo, vado a fare un punto bassissimo anche dietro il cristallo, così almeno mi resta tutto nascosto. Taglio un pezzetto di filo
faccio il nodino di sicurezza, dopodiché o col l'ago o con l'uncinetto andiamo a fare un po' di nodini di sicurezza qui dietro. Io uso l'ago, entro nei punti vicino, faccio un punto asola, dopodiché mi sposto per 2 o 3 punti, faccio 2 o 3 punti asola. Di qui mi fermo, dopo andrò a mettere un punto di colla e taglierò il filo. Qui sono dalla parte del bottone, prendo l'ago in filaperle, infilo il mio filo, dopodiché vado a prendere il mio cristallo che farà da bottone e lo infilo. Vado a prendere l'uncinetto, entro nella prima catenella disponibile, recupero il filo e cammino con i punti bassissimi così come ho fatto nell'altra parte. Arrivo fin sotto il cristallo, dopodiché farò la catenella di sicurezza e farò dei punti asola o dei nodini con l'uncinetto. Vado a fare l'ultimo punto sotto al cristallo e faccio la mia catenella di sicurezza e vado a fermare il filo così come ho fatto dall'altra parte. Ci vediamo dopo. Ed ecco terminato il nostro girocollo, un lavoro semplicissimo però messo insieme molto raffinato e delicato. Per quel che riguarda l'occorrente, il girocollo misura 50 cm ed ho usato in tutto 144 cristallini da 4 mm e 11 cristalli da 6 mm, ovviamente senza calcolare il cristallo della chiusura. E con oggi il video è finito. Spero tanto di avervi dato un'idea in più e se volete fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like e condividete. Inoltre vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto ed attivare la campanellina che vi avviserà per ogni novità che pubblicherò. Nel box informazioni tra l'altro vi lascio il link di tutti i miei social, se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti e al prossimo video.